Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti sul canale per chi passa per la prima volta sotto questo video. Il calcio è di chi lo ama, il calcio è di chi lo rispetta e in questo caso il calcio è di chi riesce a fare mea culpa, anche se su alcuni punti non mi trova comunque d'accordo l'intervista del presidente al Corriere dello Sport, eh, dove lo stesso presidente è andato ad analizzare cosa non è andato da inizio stagione 2023-2024 post scudetto, e ha parlato anche di mercato. Ne parliamo in questo video, fatemi sapere ovviamente la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivando la campanella delle notifiche e andiamo a vedere alcuni punti, non tutti, dove è intervenuto il presidente, perché si è parlato anche di Superlega e ne parlerò più in là sul canale di Superlega, perché è una situazione per la quale ancora non ci si può schierare, anche esprimendo un'opinione. Quindi, essendo io uno che cerca sempre di prendere una posizione, giusto o sbagliata che sia, condivisibile o meno, non riesco ad esprimere un mio parere, quindi aspetterò altre campane, perché da quando è uscita si doveva fare, si farà la Superlega, ci sono già decine e decine di club che si sono girati al contrario e non faranno parte appunto di questa Superliga, quindi è un discorso che si protrarrà nel tempo. Ma vediamo le parole di De Laurentiis nell'intervista appunto al Corriere dello Sport, dove si è parlato quasi di tutto, anche di mercato. Allora, il presidente dice: avrei dovuto cacciare Garcia alla presentazione a Capodimonte e fare un colpo di teatro, dopo che ha detto io non ho visto una partita del Napoli, non ho mai visto il Napoli, eccetera, eccetera. Lo sapevamo e l'abbiamo visto tutti, l'ha visto anche il presidente a quanto pare. Ovviamente non potevi fare una cosa del genere dopo averlo preso, però si poteva fare, diciamo, dopo il Braga, dopo la Fiorentina, e non aspettare queste partite ostiche per far entrare il nuovo allenatore. Ma va bene così e accetto anche il mea culpa. Cosa che non accetto sono le parole su Zielinski, ma non perché tu possa avere qualcosa legato al dito per quanto riguarda i colloqui che sono stati fatti sul rinnovo, ma a livello temporale è vero che Zielinski è fuori e credo che non sarà della partita domani, poi vedremo, ma abbiamo una partita importantissima da giocare domani e squilibrare ulteriormente la squadra, secondo me, non andava fatto. Poi ovviamente vedremo se ci saranno conseguenze. Il presidente, almeno a quanto stando alle parole di De Laurentiis, il rinnovo non si farà e Zielinski molto probabilmente sarà dell'Inter. Altra cappellata, altra stronzata, non perché fai partire Zielinski, ma il punto principale dove batto io è che vai a rinforzare una diretta concorrente, regalandogli un centrocampista che fa comodo e non poco al modulo di Inzaghi. Poi, se non ci si accorda sui rinnovi, Zielinski ha sempre dichiarato amore per Napoli ed è stata sempre la prima scelta. C'è qualcos'altro dietro, non è tutto alla luce del sole. De Laurentiis pizzica e dice: essendo polacco, può darsi che si abitui, si possa abituare alla nebbia e a Milano, eccetera, eccetera. Diciamo che ci si poteva anche star zitti in questo caso o rispondere diversamente. Sono incazzato nero per la cessione di Elmas e il presidente ha detto Elmas è già venduto. Sono passati tre allenatori. Elmas è come se Elmas non avesse accettato sempre le panchine, voleva giocare, l'hanno visto tre allenatori e il presidente vuole scagionarsi così dicendo se l'hanno visto questi tre allenatori ma può mai essere che questo è buono. Allora io che guardo anche le partite della nazionale, dei calciatori del Napoli e quando non sono in contemporanea con una partita dell'Italia o una partita che mi piace particolarmente, mi vado a vedere anche la Macedonia, la Georgia, la Polonia, la Slovacchia, tutte quante. E questi calciatori in nazionale non steccano o steccano ben poco, quindi qualche motivo ci sarà. Spalletti
anche dopo la partita di qualificazione agli europei disse che è innamorato di Elmas. Io non è che sono innamorato di Elmas, ma lo reputo un calciatore pronto, un calciatore a livello tecnico ottimo per il campionato italiano e poi può ricoprire più ruoli. Vedremo il Napoli su quali profili virerà, l'ha detto il presidente. Soumaré, Samarzic e Mazzocchi, i nomi che stanno girando per questo calciomercato, e non c'è ancora il nome di un difensore però, perché poi stiamo vedendo i centrocampisti, va bene, ma il difensore non lo prendiamo e facciamo questo continuo di campionato con queste falle difensive che andiamo veramente lontano. Detto questo, c'è stato un altro intervento su Giuntoli, ovviamente ribadendo io e il Napoli eravamo 55esimi, l'abbiamo portato al 15° posto nel ranking UEFA, voi osannate Giuntoli, ma Kvaratskhelia è stata un'intuizione di mio figlio Edo, i calciatori li scopre Micheli, sì, l'abbiamo già sentito e dobbiamo smetterla con il toglierci questi sassolini dalle scarpe che poi sono stati già tolti a tempo debito, ritornarci, secondo me non serve praticamente a niente, ma butta ulteriore benzina sul fuoco in casa Napoli in una situazione difficile da gestire, con una partita domani complicata e non poco per come ci arriviamo noi a livello mentale, per come ci arriva la Roma che ha bisogno di punti e nell'ultima uscita comunque non ha fatto bene. Bisogna ricompattare l'ambiente. Mi auguro che questa sia l'ultima intervista integrale e lunga al presidente De Laurentiis, dove si torni su temi che secondo me devono essere lavati in casa, così come i panni devono essere lavati in casa, i panni sporchi, ma a quanto pare ci si diverte o si cerca, diciamo, di migliorare l'ambiente Napoli esternando qualsiasi cosa. A me sta bene l'intervista, sta bene l'esternare determinate situazioni, però forse nei modi bisognerebbe un tantino valutare le parole dette nei confronti dei calciatori che hanno dato tanto a Napoli, sono stati zitti per tantissimo tempo, hanno accettato rinnovi al ribasso pur essendo campioni d'Italia, cosa che eh, non esiste o non è mai esistita in altre società, ma va benissimo perché il Napoli ha questa politica, accettiamo anche questo, però che mi devo sentir dire Elmas è già venduto, l'hanno visto tre allenatori, proprio a dire Sin è buono, non è buono, quindi lo vendiamo, a me non sta bene, perché il mondo del calcio per fortuna si compone di tantissime persone che ne capiscono a livello tecnico e non sto parlando di me assolutamente, non ho questa presunzione, ma parlano di Elmas in modo diverso. Un calciatore che può ricoprire più ruoli e che può far comodo a tutte le società di Serie A e non. 25 milioni all'Ipsia. Salutiamo Elmas così come abbiamo fatto con Lozano quando è stato venduto in estate. Perdiamo un altro pezzo dello scudetto cucito al petto perché Elmas ha tolto le castagne dal fuoco quando Guara era infortunato. Il gol alla Juve, il gol all'Atalanta, scusate, di quest'anno recente che ci porta i 3 punti da Bergamo nella prima uscita di Mazzarri. Si è sempre fatto trovare pronto e io un po' di magone ce l'ho e mi rimarrà sempre. Comunque, questo era Mazzocchi, Samarzic e Soumaré, i tre nomi che sono più vicini al Napoli per il momento in questo mercato. Sappiamo che Zanoli dovrebbe andare a Genova. Demme è stato posto un veto da Mazzarri e non si muove da Napoli perché a detta di dichiarazioni di ieri si vuole puntare sul calciatore. Ben venga, perché a me la prestazione che ha fatto contro il Frosinone non è dispiaciuta e il vice Lobotka non l'abbiamo cioè non l'abbiamo, nel caso lo vendiamo, quindi dobbiamo comunque andare sul mercato a trovare un giocatore simile per poter avere
appunto il calciatore per far riposare Lobotka in caso di infortuni, eccetera, eccetera. Va bene così per Demme e non sono d'accordo però a far venire un Mazzocchi di turno. Noi dobbiamo andare a giocare una Champions League col Barcellona. Poi se si fa un mercato alla buona, sperando di raggiungere gli obiettivi quest'anno e battezzando quest'annata come un'annata di transizione per cercare di raccogliere il possibile ma non sforzandosi economicamente, allora è una scelta della società accettabile o meno. Mi auguro che sia almeno indovinata, non perché io a Mazzocchi l'ho già bocciato assolutamente, però per rendimento è uno dei peggiori della Salernitana in questo momento e tu hai obiettivi diversi da una salvezza in Serie A da raggiungere e servono calciatori forse più pronti. Io sono d'accordo nel prendere calciatori che hanno fame, che vengono a Napoli, che vogliono mettersi in mostra, però al di là di questo devono rientrare comunque delle caratteristiche tecniche che congrue diciamo agli obiettivi che devi raggiungere. Vedremo se si avrà ragione da questo punto di vista. Samarzic a me non dispiace, non è Elmas perché ci sono delle differenze tra Elmas e Samarzic nella maniera più assoluta. Sumari sarebbe il calciatore che porta muscoli in interdizione e andrebbe a colmare il vuoto, il gap che si crea quando Anguissa partirà per la Coppa d'Africa. Andremo avanti e vedremo cosa succederà in questo calciomercato sperando di vincere la partita di domani. Restate sintonizzati ragazzi, faremo anche il pre-partita e andremo a vedere le formazioni di Roma-Napoli di domani in un nuovo video. Attivate la campanella e iscrivetevi così non ve lo perdete. Ciao!